Il richiamo della scaduta si è fatto sentire ed eccomi qua. Quello che mi ritrovo davanti, o dietro in questo caso, è una scaduta di mare lungo, un po' particolare perché viene da alcuni giorni di mare molto grosso, tanta pioggia, infatti come vedete il mare è abbastanza sporco, è torbo, velato, nonostante non abbia presenza di foci o sbocchi d'acqua dolce nelle vicinanze. Il periodo delle onde è molto lungo, il mare respira lentamente, il che è un bene perché mi fa pescare senza problemi. Dall'altro crea una di quelle condizioni un po' dubbie dove non si sa mai bene cosa aspettarsi. Io comunque come al solito ci credo, sono qui per provarci, vediamo un po' cosa mi aspetta. Vedete che bel marettino che sembra calmo, ma in realtà c'è ancora un 60 cm abbondante di onda. L'acqua è velata, non sporca direi leggermente velata, quindi fa ancora ben sperare che sia pescabile a spinning. Vediamo, dai, iniziamo subito. Spero solo di non beccare pioggia, anche da quel punto di vista ha messo molta variabilità, si parte con un cielo misto, nuvoloso, poi dovrebbe riaprirsi un po' e poi ha rimesso più tardi altra nuvolosità e possibilità di piogge, quindi almeno quella spero di risparmiarmela, ma mi sono comunque ben vestito e in caso di pioggia sono molto protetto. Allora, tu mi aspetti qua, tanto sicuramente non ti verrà a prendere nessuno, tranne me. Questa che ho davanti in genere è una buca molto saragosa e occhiatosa. Non aver avuto neanche un inseguimento qua non è proprio un buon inizio. No, non iniziamo con le alghe, che sono l'ultima cosa che sto cercando. Prima oretta di pesca un vero disastro, voglio spostarmi da qua perché l'acqua, più vado verso le cale più diventa sporca, sia di alghe che come livello di torbidità. Tornerò indietro e andrò dalla parte opposta sperando di trovare acqua pulita, e lo farò muovendomi veloce, però pescando in superficie, così non perdo troppo tempo. Bellina quella bollatina. Eccola. Ah, era un'occhiata in caccia. Anche una bella occhiata. Dai che forse sono nel punto giusto. È un bel pesce, ho visto una flesciata, niente male. Dai, c'è vita, c'è vita. Diamo un altro po' di fiducia a questo cerchettino. Eccolo, bello. Sembra un saraco. Molte testate, no, potrebbe essere anche un'occhiata perché sono troppo nervose queste testate. E infatti è anche carina come taglia. Occhiatozza carina per iniziare. Jubar Smart ha fatto il suo lavoro, presa veramente bassa, pensavo fosse un saraco perché sto in 30 cm d'acqua, proprio a rischio incaglio altissimo. Va bene, dai, mi piace come inizio. Sembrava tutto calmo e pulito, ma in realtà ho appena trovato una situazione dove non posso pescare, c'è uno strato di alghe bello denso di almeno una cinquantina di metri, quindi l'unica cosa che posso fare è oltrepassarlo e ricominciare a lanciare dopo.
Pesciolino! È lui o non è lui? Mi sa di sciarrano questo. No, occhiata! Occhiata sciarranosa, strano perché veniva a sacchetto. Dai, questa è piccolina, possiamo anche rilasciarla. Vai piccola. Questa era un'occhiata passiva. La zona è buona, ma i pesci nuotano intorno a questa zona di alghe dove non riesco a pescare. Io che lancio rischioso. Questo è uno di quei lanci dove speri di non prendere nulla. Oh, eccolo l'attacco. Allora mangiano anche a galla. Non c'è rimasta, ma l'ho vista bene. Occhiatella VTD. Adesso ci riproviamo. È salita di nuovo, non sono convinte perché non rompono l'acqua, fanno proprio la bollata del rifiuto sotto l'esca. Però ragazzi, se fate così non si conclude niente qua. Non so se avete notato la mossa da artista, il salto atletico precisissimo che ho fatto fare al VTD per evitare la roccia. Eccola, videocamera spenta ovviamente. Sembra anche bellina, che oppone un po' di resistenza. Adesso mi passo le rocce, precisa. Sì, è bellina, cavolo. Madonna, è padellona. Madonna. Oh. Oh. Questa sì che è una bella occhiata. Guardate qua che squame marcate tipiche dello Sparri d'anziano. Questa è bella bella. Era un po' che non ne prendevo di questa taglia. E presa a galla per di più. Adesso si masciulla tutta. Salty Dog 85 in questa zona calmissima. La scelta di pescare in superficie ha pagato. Non è la prima volta che risolvo le zone calme pescando in superficie. Bello, sono veramente contento di questo pesce. Occhiatona. Bella bella. Si è anche impegnata, ha tirato, è andata tra le rocce. Insomma, si è data da fare. Wow, pesce bello. Questo molto probabilmente era una cernia perché era scurissimo. È andato molto vicino. È un pesce carino, eh? Se l'avessi agganciato mi avrebbe fatto tribolare. No, il cormorano mi fa scappare le occhiate. Ehi. Cavolo. No! Questa è una delle cose più splatter che mi siano mai capitate in vita mia. Tra l'altro notare che anche era un pescione. Oddio, adesso sono pure dispiaciuto. Aspetta, sono un pochino triste per quello che è successo, che quel pesce farà una finaccia, però
la realtà della pesca. E a me mi piace raccontare quello che succede, così com'è. Eccole! Dai, piccole! Un branchetto proprio qui sotto. Non erano decise. Erano un bel po', eh? Eccole, ecco, sono tornate. Sono tante, piccoline ma tante. Ma no, non danno. Credo abbiano esaurito l'interesse. È strano che non abbiano mangiato quando sono così tanti. Sarebbero dovute andare in competizione alimentare, ma non è successo. Occhiatozza tra le alghe in sospensione. Qui veramente ce n'è talmente tante di alghe che o pescavo a galla o non pescavo. Non è grossa, ma comunque vorrei farmi una pasta di occhiate oggi, quindi la porterò a casa per fare numero, per fare ciccia. Poi inizierò a rilasciare. Tocco i pesci e sono gelidi, cioè l'acqua deve essere veramente fredda. Oggi non dovrei avere problemi di conservazione del pescato, è abbastanza fresco, però ogni tanto si aprono le nuvole, in quei momenti il sole picchia parecchio, quindi farò come fanno le volpi, il pescato che ho fatto finora, lo succede. Si sono fatte le 12, ormai le occhiate non mangiano più, hanno avuto il loro momento di attività, o meglio di reattività verso gli artificiali, poi si sono fermate completamente, anche se continuo a vederle un po' ovunque, stanno cacciando su dei pesciolini piccoli. La giornata si conferma molto strana, con sbalzi di umore dei pesci, sbalzi di umore del mare, del cielo, alcune zone sono pulite, alcune torbe. A momenti il cielo si apre, altre volte è nuvoloso, forse l'unica cosa sicura che scampo oggi è la pioggia, almeno da quello mi sono salvato. Ma per i pesci è un gran macello. Di questa giornata anche i pesci non stanno capendo granché. Adesso mi faccio una pausa panino, pausa caffè e poi ripartiamo. C'ho pure il chicchino come i bimbi. È venuta fuori una pausa pranzo fantastica. Spettacolare, adesso ricominciamo a pescare e vediamo di prendere qualche altra specie. Vamos! Ho davanti a me una bellissima buca, voglio provare ad affrontarla con un cranchettino. La giornata non è molto viva, però questo spot mi ispira Sara.
nascosto sotto una roccia, è ancora lì sotto. Non riesco a tirarlo fuori. Un saragone. È bello. Che miseria. Cercando di fare con calmissima. Si è anche staccato mentre l'ho sollevato. Bello, che pescione! Fantastico, guardate il manometro. Questo ora, non lo so, coi saraghi sovrastimo sempre, ma secondo me è un pesce sui 7 etti, dai. Allamata in punta di labbro col mio fedelissimo. Questo ormai è, questo granchettino ormai si può dire che è un fedelissimo. Bello. Sarago largo, vitale. Fantastico, ecco, l'avevo detto, qua mi sembra uno spot da saraghi ed eccolo qua, bel saragone. In realtà si dimostra una giornata di pesci non molto attivi perché dove l'ho preso ci sono passato almeno 4-5 volte, quindi diciamo per farlo mangiare mi sono proprio dovuto andare a sbattere in testa, letteralmente. Ho mangiato bene, in coda, proprio come fanno i saraghi di solito. Però se i pesci fossero attivi lo avrei preso al primo lancio, ma non è stato così. Che bello, mamma mia! Posso dire che il sarago a crank, il saragone a crank, è forse uno dei pesci che mi dà più soddisfazione. Mi sa proprio di qualcosa di ricercato, dedicato. Bellissimo. Questa è proprio l'allamata tipica del sarago. Punta di labbro, le ancorettine piccole e fine con questi pesci fanno sempre la differenza. Oh, ma ha dato. Gli aveva dato. Visto una mezza bollata a rifiuto, forse si sono risvegliate di nuovo. Vediamo. Eccola. Sì, infatti era una bella bollata e anche una bella occhiata. Brava ragazzi. Sul poperino. Ora, bello tutto, bello a VTD, bello in superficie, qualunque cosa, ma non so perché sul popper mi dà quel che di più gustoso. In realtà pensavo fosse più grossa, invece vabbè, diciamo è il minimo accettabile. Tra queste e le altre verrà fuori un'ottima cena. Sarà una strana coincidenza, non lo so, ma ho preso le occhiate a galla principalmente nei momenti in cui il cielo era più aperto, tipo adesso. Vacci a capire se è un caso oppure c'è una logica dietro. Wow, spigolona! Spigolona è venuta a vedere il popper. Mamma mia! Non gli darà mai, ma... oggi i pesci non mangiano, peccato, ma... Questo era un pescione, roba di 1,5 kg, 2. Oh, bello questo! Bello, occhiatone o spigola. Questo era un bel pesce. E ovviamente il pesce più grosso lo perdo, però ci rilancio subito. Dietro la schiumata mi viene da pensare spigola perché
l'esplosione non era piccola. No, ho appena perso un bellissimo pesce. E l'ho anche bucato, quindi dubito che ci torni. Se la prendevo a galla sarebbe stato veramente un colpaccio di quelli grossi grossi. Maledizione. Sono anche un attimino emozionato. Peccato. A videocamera spenta è arrivata un'altra occhia tozza sul popperino. Sembrano tutte monotaglia, ma almeno hanno ricominciato a mangiare. Pallina. Niente, qui ormai sembra essersi fermato tutto, le sto provando tutte e sto provando anche con il joint ed in scogliera. Io sono sicuro in futuro mi darà belle soddisfazioni, ma non è stata questa la sua giornata. Dai, ci siamo, direi che questa giornata può concludersi qua, ho pescato abbastanza. Sarà una giornata molto particolare, difficile, strana, pesci confusi come me. Se mi sono salvato e qualche pesce l'ho preso è solo perché ho cambiato tante esche, ho esplorato molto e alla fine gira e rigira, un po' la mattina, un po' nelle ore centrali, qualcosa sono riuscito a raccattare. Ho anche sfiorato il colpaccio con una bella spigola sul popper che sfortunatamente non c'è rimasta, ma anche le sfortune fanno parte del gioco. Chiudo così in modo brusco a causa di un errore tecnico, vi saluto e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che è importantissimo. Ciao amici, alla prossima!